Benvenuti e bentornati nel mio canale. Questo video lo dedico al relè. Una spiegazione semplice, siccome nel mio canale ci sono molti video che riguardano sistemi automatici e il relè è un componente fondamentale, volevo parlare del relè, che è un componente importante, spesso lo troviamo. Così, di cosa si tratta? Non è complicato, è semplice. Si parlerò del funzionamento del relè, di cos'è un relè, quali fattori dobbiamo considerare quando dobbiamo scegliere un relè, come leggere un datasheet di un determinato relè e poi dei semplici esempi di collegamenti pratici. Ma andiamo pure avanti. Il relè. Cos'è il relè? In particolare parlerò del relè elettromeccanico. È un dispositivo che consente di comandare attraverso un circuito elettrico un altro circuito elettrico, sfruttando il principio dell'elettromagnetismo. A cosa possiamo paragonarlo allora? Visto che comanda? Ad un interruttore, con la differenza, come abbiamo detto, che invece di essere azionato manualmente, il comando avviene in modo automatico tramite un apposito circuito. Qual è il vantaggio del relè allora? Consiste nella sua capacità di controllare circuiti ad alta potenza, 220-380 volt a corrente alternata, con circuiti di comando a bassa potenza, da 5 a 24 volt di DC. Quindi è evidente che il relè ha due circuiti elettrici separati, perché ce n'è uno ad alta potenza, uno a bassa potenza. Circuito di comando è la parte a bassa potenza che possiamo vedere in questo disegno, dove questo è il nostro relè con i suoi componenti, la parte di sinistra è il circuito di comando a bassa potenza. Riceve il segnale per attivare il relè. Vediamo che c'è un pulsante. È costituito principalmente, come potete vedere, da una bobina, in English coil. Quando la bobina è percorsa da corrente, quindi quando il circuito è eccitato, è attivo, la corrente elettrica eccita e crea un campo magnetico. Il circuito di potenza invece è quello della parte di destra, dove ci sono NC, NA e c'è la corrente alternata a 220 volt AC ad una lampada, così tanto per mettere un carico. Speriamo che qualcuno metta anche la briscola. Il circuito di potenza o di utilizzazione gestisce il carico. Questa parte del relè comprende i contatti che possono essere normalmente aperti NA o in inglese NO, normally open, e normalmente chiusi NC. Il campo magnetico generato dalla bobina del circuito chiude il comando, agisce sul nucleo ferromagnetico e attira quest'ancora mobile per chiudere e aprire i contatti del circuito di potenza. Questo movimento meccanico quindi permette, come abbiamo detto prima, l'apertura o la chiusura dei contatti e quindi comandare il nostro circuito di potenza. Funzionamento del relè, eccolo, lo vediamo qua. Si chiude, si sposta e va ad illuminare, va ad accendere la nostra lampada. Come si vede nella figura, la bobina fa capo a due terminali che ho chiamato B&B, non è un bed and breakfast, e ci sono tre contatti elettrici, l'SCD, sono azionati tramite la staffa che è chiamato S di staffa. Quando la bobina viene percorsa da corrente, e abbiamo detto il suo nucleo si magnetizza, attira la staffa, eccola qua, vedete che si attira, e la staffa ruotando su R non fa altro che spostare questa parte, quindi mi sposta il mio terminale contatto elettrico C che commuta da S verso D. Fattori da considerare nella scelta di un relè. Quando scegliamo un relè bisogna considerare innanzitutto la tensione della bobina, assicurarsi che la tensione della bobina sia quella appropriata. Se ho una bobina a 24 volt, quindi a bassa tensione, o 12 volt o 6 volt,
Se ho una bobina a 6 volt non posso utilizzare una tensione di 24. Se la tensione della bobina è troppo bassa il relè non si attiverà, se è troppo alta può causare il riscaldamento danneggiando il relè. Pertanto è necessario scegliere un relè con la tensione che corrisponde a quella del circuito di comando 5, 6, 12 o 24 volt DC sono quelli tipici. Poi un altro fattore da considerare è la tensione di carico. Cos'è questa? È la tensione massima che può attraversare i contatti quando il relè viene attivato. Bisogna scegliere un relè che abbia una tensione di carico superiore a quella richiesta dal progetto. Non dobbiamo sottovalutare la tensione di carico perché potrebbe portare ad una situazione particolare in cui il circuito è completo ma il relè non riesce a trasferire l'energia perché non gestisce la tensione richiesta. Così per scegliere il relè corretto è necessario conoscere la corrente nominale e calcolare la corrente di spunto del carico. Si deve calcolare la corrente assorbita dal carico per determinare la portata dei contatti, considerando il tipo di carico, se è induttivo, se è resistivo, per evitare la fusione dei contatti. Qui troviamo carico in corrente continua, la corrente, la potenza in watt fratto la tensione. Il carico invece in corrente alternata per un motore monofase, la potenza in watt diviso la tensione in volt per il cos φ. Vediamo come utilizzare queste formule. Valutazione del tipo di carico, se è resistivo, se è induttivo e calcolo della corrente di spunto. Speriamo che spunta il valore giusto. Non basta calcolare la corrente a regime. Bisogna considerare la corrente di spunto all'accensione. Come sappiamo, la corrente di spunto, in inglese inrush current, di un relè elettromeccanico non si trova solitamente scritta sul corpo del dispositivo, ma dobbiamo cercarla nella scheda tecnica, cioè il datasheet fornita dal produttore. Carico resistivo, cioè tipo luce ad incandescenza o resistenze, la corrente è stabile, quindi se la corrente è stabile difficilmente avremo una necessità di un carico di una corrente di spunto. Comunque si può scegliere un relè con corrente nominale dei contatti uguale a quella del carico, magari leggermente più elevata. Carico induttivo, cioè motori, trasformatori, solenoidi. In questo caso la corrente di spunto può essere fino a 10 volte superiore a quella nominale, solitamente da 5 a 10 volte la corrente, fino a 10, solitamente da 5 a 10, insomma. Come si calcola? La corrente di spunto è uguale quindi a quella nominale per 10, valore cautelativo, lo usiamo per i motori. Esempio quindi pratico del calcolo. Mettiamo il caso che vogliamo controllare una pompa monofase da 230 correnti alternate e abbia una potenza di 750 watt e utilizziamo un relè comandato a 24 volt, quindi la tensione che dobbiamo portare alla bobina sono 24 volt. Calcolo della corrente nominale. La formula base, visto che è in corrente alternata, la formula base, la potenza V per I per coseno di φ, consideriamo un fattore di potenza tipico 0,8, quindi la corrente nominale, la potenza 750 watt, la tensione 230 e il cos φ, abbiamo un risultato di 4,07 A, che è il carico che assorbe durante il funzionamento continuo. Ovviamente abbiamo detto che la corrente di spunto è più alta. Calcolo della corrente di spunto. Visto che i motori elettrici assorbono una corrente molto superiore alla nominale durante l'avviamento, appunto lo spunto, solitamente abbiamo detto da 5 a 10 volte, se calcoliamo quella di spunto, la nominale per 7, scegliamo un valore medio, troveremo che dobbiamo avere un relè che abbia sì una corrente nominale sui contatti di questo valore, ma deve anche sopportare la corrente di spunto dalla fase iniziale, quindi deve avere questo doppio valore,
quello nominale e quella di spunto che è quasi 30 volt. Vediamo la scelta del relè, quindi a questo punto. Abbiamo detto carico 230 volt a C, 4,7 corrente nominale, 28,5 ampere di spunto, la tensione della bobina 24 volt. Saremmo tentati, dico, visto che 4,07 ampere, scelgo un relè che abbia come corrente nominale 5 ampere. Per ragioni di sicurezza è meglio scegliere un relè di potenza con almeno corrente nominale 10 ampere e corrente di spunto maggiore di 30 ampere, così ci mettiamo a posto. La scelta ideale potrebbe essere un relè che abbia 16 ampere, 250 volt AC, oppure utilizzare un piccolo contattore. L'alimentazione della bobina a 24 volt di solito richiede una corrente che è pochi milliampere, dai 15 ai 40 milliampere, per eccitarsi e rimanere attivo. Se usiamo un PLC per alimentare la bobina, ricordiamoci che ad esempio le uscite digitali a transistor dell'S7 1200 hanno una corrente di 0,5 ampere, quindi sufficienti per commutare i contatti della bobina, quindi sono più di quelli che sono necessari. Possiamo verificare il consumo in due modi: calcolarlo utilizzando il multimetro o controllando il datasheet del relè. Se vogliamo conoscere la resistenza della bobina, possiamo usare un multimetro per misurare la resistenza controllando i pin della bobina e applicando la legge di Ohm. Se la resistenza, per esempio, misurandola fosse di 800 ohm, l'assorbimento sarebbe questo, 300 milliampere. Oppure controllando il datasheet del relativo relè alla voce Rated Coil Power oppure Coil Resistance. Ecco, questo è quello che ho fatto io con il mio multimetro, il mio relè, per misurare la resistenza. Ovviamente devo impostare la scala in ohm, collegare i due puntali su A1 e A2, che sono quelli collegati alla bobina. Per quanto riguarda questo tipo di relè, 24 volt DC contatti a 5 ampere, una resistenza di 588 ohm. Quest'altra invece 8 ampere, mi è risultata una resistenza di 725 ohm. Bene, vediamo. Dati di targa del relè. Abbiamo detto che la corrente di spunto, oppure se vogliamo sapere la resistenza, possiamo calcolarla o verificarla. Se non abbiamo voglia di fare dei calcoli, anche perché possono fare male dei calcoli, possiamo vedere i dati di targa del relè che troviamo. Vedete, ci sono delle informazioni. Quali sono questi dati di targa? Ci aiutano sia sulla parte di comando della bobina che su quella di potenza e contatti. Troviamo la tensione della bobina, cioè il coil, e indica il voltaggio necessario per attivarlo. Ecco, in questo caso, vedete questa parte qua, mi dice che la mia bobina deve essere attivata a 24 volt corrente continua. La portata dei contatti indica la corrente massima in ampere e la tensione che i contatti possono sopportare. Eccola qua, 7 ampere, 250 volt, quindi i contatti possono, abbiamo detto con questo relè, sopportare una corrente massima di 7 ampere e una tensione massima di 250 volt. Spesso troviamo anche gli schemi di collegamento, come in questo caso mi fa vedere i contatti, e la numerazione dei morsetti. Qui troviamo la numerazione dei morsetti. Numeri standard, 11, vedremo dopo cosa sono, che ci aiutano per
collegare i fili, dove collegare i fili. Ed ecco qui il foglio dei dati, il datasheet di questo relè che la sigla è 6012, vediamo 10 A 250 volt. Vediamo le altre informazioni. Questo è lo zoccolo su cui si deve montare il nostro relè. E questo qua sono la tipologia dei contatti, sono due contatti a scambio. Vediamo quello in italiano, dice che questo modello possa averlo con due scambi, come in questo caso, o con tre scambi. Sembra quasi una stazione. Corrente nominale e la massima corrente. La corrente nominale è 10, la massima corrente in ampere che può sopportare i contatti, vedete qua, configurazione contatti, è 20. A tre scambi è lo stesso. Questo è lo stesso datasheet però in lingua inglese per vedere, come dicevamo prima, rated current e maximum peak current. 10, beh, i dati sono uguali ovviamente. Poi l'altra ci può interessare, questa è massima tensione commutabile da 250 a 400. Ecco. Quindi qual è la massima corrente istantanea? La massima corrente istantanea che in pratica sarebbe quella di picco, che sarebbe quella di spunto, massima corrente istantanea. Poi troviamo moltissime altre informazioni, ma non è il caso di parlarne adesso. Per quanto riguarda le caratteristiche della bobina, queste sono le caratteristiche della bobina. Dici, ma come mai qui ci sono tutte queste? Ok, perché questo non è il datasheet del relè, ma è il catalogo dell'azienda. Ovviamente poi, una volta che scelgo le mie caratteristiche con la mia bobina, perché queste rimangono uguali, ma posso scegliere 24, 24, 60, quelle che voglio in AC oppure in DC. Quindi scelgo quelle della bobina, ma le caratteristiche invece dei contatti rimangono uguali, non cambia assolutamente niente. Quindi come si evince, posso scegliere il relè con tensione di alimentazione della bobina in corrente alternata con questi valori oppure in corrente continua. Posso scegliere a 50 Hz o a 60 Hz, dipende se siamo in un paese dove la tensione di alimentazione è 50 o 60 Hz. Vediamo altre informazioni relative al nostro relè. Un'altra cosa da tenere presente nei progetti o nella scelta del relè è i tipi di contatti. La numerazione, vabbè, è standard, ma i tipi di contatti. Il numero del terminale, esattamente il tipo e a quale contatto si riferisce quanto riguarda i numeri che troviamo su questo disegno. Nel caso in cui il relè è composto da uno o due scambi, vale la numerazione a partire da sinistra. Infatti vi ho scritto primo, secondo, terzo, quattro contatti. Questo è un relè a quattro contatti a scambi. Nel primo terminale a sinistra troviamo il valore 12. La prima cifra, l'1, indica il numero del contatto. Quello è il primo contatto. Infatti vediamo il secondo, che va a 22, perché questo è il secondo contatto. 32, 3 è il terzo contatto, 42, quarto contatto. Dice, ok, questo è il contatto, ma allora cosa c'entra il 2, il 4, il 2, il 4, il 2, il 4? Adesso ci arriviamo. La seconda cifra indica se il contatto è normalmente chiuso o normalmente aperto. Quindi il 2 sta per chiuso, il 4 per aperto. Tanto è chiaro. Primo contatto, questo è quello chiuso perché vedete che è già chiuso. Il 4 invece è quello aperto. Secondo contatto chiuso, secondo contatto normalmente aperto e così via. A1 e A2 non sono le autostrade, sono il polo della bobina. Il C è il comune, che sono questi valori qua. 1 è il comune, se il 2 sarà la provincia, 3 la regione, no. 1 è il comune, contatto 1, questo è il comune del contatto 1, questo è il comune del contatto 2, comune del contatto 3,
comune del contatto 4. Per quanto riguarda i tipi di contatti che possono avere i relè, abbiamo questi. Troviamo un contatto normalmente aperto, contatto normalmente chiuso, abbiamo anche un doppio comando normalmente aperto, oppure un doppio contatto normalmente chiuso, oppure abbiamo dei contatti a scambio come questi qua, contatti a scambio, questo è un doppio scambio, questo è uno scambione, 4 scambi. E con tutto questo scambio mi chiedo, ma se vado a scambiarlo, quanto mi danno di resto? Questo lo sapremo alla prossima puntata. Domanda, ma è possibile usare un relè con una tensione alla bobina di 24 volt? Dice, ma io ho il 12 volt, che succede? È possibile che un relè a 24 volt si attivi con tensioni leggermente inferiori, ma questo vale anche col 12, ma non è consigliabile per un uso affidabile. Quali sono i punti da considerare? La prima cosa è l'eccitazione, la tensione di eccitazione, pick up voltage. In genere un relè si attiva quando la tensione raggiunge circa il 70-80% del suo valore. Così per un relè da 24 volt significa che per far scattare il contatto bisogna che la tensione sia almeno 17-19 volt, cioè se è 15, e se è 15 non lo eccita. I rischi invece della tensione troppo bassa. Se la tensione è troppo vicina alla soglia minima, ad esempio 12 volt sul relè a 24, cosa succede? Non si attiva, oppure si attiva in modo incerto causando vibrazione dei contatti, il famoso chattering, che non fa ovviamente funzionare il nostro relè in maniera positiva. Passiamo a due semplici circuiti, il famoso circuito di autoritenuta, lo vediamo, questo è il nostro circuito di autoritenuta, così come collegato, pulsante contatto aperto dello start, contatto chiuso dello stop, attivazione del relè, contatto aperto del contatto del relè che mi permette l'autoritenuta. Infatti, una volta che premo lo start, la corrente va ad eccitare il relè chiude il suo contatto e anche se lo start non è più premuto, la corrente passa, questa è alimentata a 24 volt, viene auto ritenuto fino a quando non vado a premere il pulsante di stop e lì faccio in modo che la corrente che arrivava da questo ramo del lago di Como non vada più al mio relè. Dal punto di vista pratico, se mi trovo due pulsanti, uno di start ed uno di stop, un relè, questo è per questo tipo di relè, ma comunque la logica è sempre la stessa. Questo è il corpo del mio pulsante. Il pulsante può avere sia la doppia opzione di avere contatti normalmente aperti o contatti normalmente chiusi, oppure metto solo il contatto normalmente aperto e quello chiuso. Quindi start, scelgo i contatti normalmente aperto, lo alimento 24 volt, l'uscita deve andare all'ingresso dello stop, quindi uscita e ingresso dello stop. L'uscita dello stop va al relè cioè va in A1 e quindi lo porto in A1. Poi il contatto del relè, un contatto aperto, quindi vado a scegliere un contatto aperto, qui ho scelto il 14, devo portare i 24 volt e l'uscita di questo contatto aperto cos'è? Non è altro che il comune dei due contatti. Il comune è questo qui, questo è il comune di questi due contatti, uno aperto e uno chiuso, aperto, chiuso, aperto, chiuso, aperto, chiuso, e qui ci sono i vari comuni. Il comune, vedete che devo portarlo su un connettore perché deve essere tra l'uscita dello start e l'ingresso dello stop. Quindi lo porto qua e così lo stop riceve corrente o dallo start per un attimo o la corrente continua dal mio relè fino a quando non vado a spremere lo stop. Invertire la marcia di un motore
in corrente continua con 2 relè. Per invertire la marcia di un motore in corrente continua utilizzando 2 relè, possiamo utilizzare una configurazione chiamata ponte ad H, semplificato. Questa configurazione serve per invertire la polarità dell'alimentazione ai capi, perché ovviamente se inverto la polarità il motore gira in un senso oppure in un lato. Schema di collegamento. Devo avere 2 relè, uno lo chiamo A, uno lo chiamo B. Collegamenti tipici quali sono? Contatto comune COM, uno e l'altro, collego quello del relè A e quello del relè B al motore. Contatto normalmente chiuso sia dell'uno che dell'altro. Io ho scelto questi due, ma potevo scegliere anche questo del relè B, quest'altro, e non ha importanza. 0 volt e 0 volt che arrivano dal polo negativo del ground della batteria insomma. Contatto tutte e due ricevo 24 volt. Dice, ma come funziona sta cosa? Ovviamente il relè deve avere qua 0 volt. Qui ho messo l'uscita Q1 e Q2 come se invece di essere due pulsanti fosse un'uscita che arriva dal PLC per far ruotare prima in un senso e poi nell'altro. Ovviamente questo funziona, l'inversione di marcia non è automatica, nel senso che c'è la rotazione in un senso, poi devo fermare, quindi non devo avere più l'uscita Q01 e con Q02 c'è l'inversione opposta. Come funziona? Il sistema ha 4 stati possibili, in modo che non avvengano cortocircuiti. Entrambi spenti, non arriva nessuna delle due uscite. Essendo tutti e due collegati, sono collegati a 0 volt, quindi mi trovo 0 volt di qua, 0 volt di là. È un bel pareggio casalingo 0 a 0, ovviamente il motore non può ruotare, è fermo. Relè acceso, il segnale si attiva, questo da NC scatta e va su NA, quindi da questa parte c'ho i 24 volt, da qua invece ho lo 0, quindi ruota in un senso. Lo stesso dall'altra parte, qui è spento, si accende, arriva il segnale Q02, questo si attiva, passa da questa parte, quindi riceve 24 volt, questo è spento, riceve lo 0. Quindi con questo sistema abbiamo che 24 volt una volta arrivano da una parte e una volta arrivano dall'altra, così si inverte sia il 24 che lo 0, tutto scritto qui. Entrambi accesi, se sono entrambi accesi 24 e 24, fa 48. 24 e 24, in entrambi i lati il freno non dovrebbe non funziona. Bene, mi sembra di aver detto tutto, spero di non essere stato troppo noioso e che possa essere stato interessante per chi conosce poco i relè e per chi li conosce forse ha trovato qualche cosa di interessante. Vi ringrazio per la visione del video, vi invito a mettere un like o ad iscrivervi al mio canale dove, se non lo conoscete, trovate moltissimi argomenti su programmazione PLC e molto altro. E buona continuazione e ci vediamo al prossimo video. Buona serata.